sax alto Martin, modello Committee, terza serie. Lo proviamo? Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo prevalentemente di didattica con lezioni one-to-one nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Se è la prima volta che capiti dal mio canale o non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite, recensioni, tutorial e approfondimenti sul mondo dell'improvvisazione e dell'armonia. Anno di costruzione di questo sax 1953. I puristi lo chiamano De Martin, anche se sulla campana c'è scritto chiaramente Committee. Particolarità di questo strumento, come tutti gli strumenti vintage, meccanica in linea. I caminetti di questo sax alto sono saldati e particolarità, non sono dritti come gli altri caminetti, ma sono leggermente bombati. Questa caratteristica dei caminetti permette di avere un suono morbidissimo, ma allo stesso tempo molto ben proiettato in dinamica. Particolarità di questo strumento che mi è subito balzata all'occhio è la vite del collo, che è frontale e al suo interno ha un cursore che blocca il movimento laterale dello stesso collo. Altra particolarità è il poggiadito, che è regolabile. Datosi che il poggiadito originale era un po' scomodo perché è un po' piccolo oggettivamente, è stato modificato da Claudio Rigliano, il quale ha messo un poggiadito molto più comodo ma mantenendo esattamente la linea originale dello strumento. I roller di questo strumento sono in vera madreperla. Piccola particolarità per riconoscere alcuni strumenti vintage è che la chiave del Si e del Si bemolle sono dal lato del suonatore e non dalla parte esterna dello strumento. Ma ciancio a tutte le bande e andiamo a provarlo. Ho provato questo sax con un'imboccatura Van Doren A35 e con ance Gonzales numero 2,5 modello Local 627. Questo sax, pur essendo stato costruito quasi 70 anni fa, l'ho trovato veramente moderno. So che sembra una cosa strana da dire, ma è così. Perché? Perché ha un suono molto spontaneo, una meccanica che per essere una meccanica vintage è comodissima e la qualità anche dell'intonazione è eccellente. Ovviamente studiandolo per un periodo di tempo si può massimizzare la resa sull'intonazione rendendola quasi perfetta. Io l'ho provato 10 minuti fa e quindi non ho applicato un protocollo di studio per ottimizzare la resa sonora di questo strumento. È un pezzo di grande valore storico e sono stata veramente molto contenta e molto onorata di averlo potuto suonare per qualche minuto.
Se ti capita fra le mani, provalo perché ne vale davvero davvero la pena. Che questo contenuto possa esserti utile, io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao!